Lezione 1. Superare le sfide. Ciao Anna, ho dovuto affrontare alcune difficoltà sul lavoro. Hai qualche consiglio su come superarle? Ciao. Le sfide fanno parte della vita, John. Un modo per superarle è mantenere una mentalità positiva. Questo è un ottimo punto, Anna. Un atteggiamento positivo può aiutarmi ad affrontare le sfide con maggiore resilienza e determinazione. Assolutamente, John. Un altro consiglio utile è quello di suddividere la sfida in compiti più piccoli e gestibili. Capisco cosa intendi, Anna. Dividendo la sfida in parti più piccole, diventa meno impegnativa e più facile da affrontare. Esattamente, John. È importante fare le cose passo dopo passo e concentrarsi su un compito alla volta. Lo terrò a mente, Anna. A volte, comprendere le politiche aziendali può essere difficile. Qualche consiglio in merito? Sicuramente, John. Quando si tratta di comprendere le politiche aziendali, non esitate a chiedere chiarimenti ai vostri colleghi o supervisori. È un buon suggerimento, Anna. Chiedere consiglio ad altri può aiutarmi a comprendere le politiche in modo più efficace. Inoltre, dedica del tempo a leggere attentamente le politiche e a prendere appunti per garantire una migliore comprensione. Prendere appunti è un'ottima idea, Anna. Può aiutarmi a ricordare i punti chiave e a farvi riferimento quando necessario. Un altro consiglio è quello di partecipare attivamente alle sessioni di formazione o ai workshop aziendali incentrati sulla comprensione delle politiche. Partecipare agli allenamenti ha senso, Anna. Offre l'opportunità di imparare dagli esperti e porre domande specifiche. Assolutamente, John. Partecipare a discussioni e chiedere chiarimenti durante la formazione può migliorare la comprensione. Grazie per questi utili consigli, Anna. Ora mi sento più attrezzato per affrontare le mie sfide lavorative. Benvenuto, John. Sono lieto di poterti aiutare. Ricorda che le sfide sono opportunità di crescita e apprendimento. È un'ottima prospettiva, Anna. Lo terrò a mente e affronterò le sfide con una mentalità positiva. Non ho dubbi che supererai qualsiasi sfida ti si presenterà, John. Rimani determinato e concentrato. Grazie per le tue parole incoraggianti, Anna. Apprezzo il tuo supporto e la tua guida. Benvenuto, John. Ricorda che non sei il solo ad affrontare le sfide. Affidati ai tuoi colleghi e chiedi assistenza quando necessario. Lo farò, Anna. Sono grato di avere una squadra di supporto intorno a me. Grazie ancora e continuerò ad andare avanti. Stai andando alla grande, John. Continua così e non esitare mai a contattarci se hai bisogno di ulteriori indicazioni. Lo apprezzo, Anna. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di altri consigli. Stammi bene e ti chiamerò presto. Lezione 2. Pianificazione del budget per l'alloggio. Ciao Anna, sto iniziando a pianificare la mia vacanza. Qual è il tuo budget preferito per l'alloggio quando viaggi? Ciao. Ottima domanda, John. Dipende dalla destinazione e dal livello di comfort che sto cercando. Capisco.
Quindi, di solito opti per sistemazioni economiche o preferisci opzioni più lussuose? Dipende davvero dal mio budget per il viaggio, John. A volte scelgo opzioni economiche per risparmiare denaro per altre esperienze. Ha senso, Anna. È importante allocare il budget con saggezza per sfruttare al meglio l'intero viaggio. Assolutamente, John. Tuttavia, ci sono momenti in cui concedo il lusso e mi concedo un soggiorno più lussuoso per un'occasione speciale. Sembra un buon equilibrio, Anna. È bello premiarsi di tanto in tanto durante i viaggi. Sicuramente, John. Viaggiare significa creare esperienze memorabili e l'alloggio gioca un ruolo significativo in questo. Quindi, come trovi di solito un alloggio entro il tuo budget preferito? Comincio spesso facendo ricerche online, John. Esistono molti siti web e app di viaggi che offrono una vasta gamma di opzioni. È un buon approccio, Anna. Ti permette di confrontare i prezzi e leggere le recensioni di altri viaggiatori. Sì, leggere le recensioni è essenziale, John. Mi aiuta a farmi un'idea della qualità e del valore dell'alloggio. Hai altri consigli per trovare un alloggio economico? Un consiglio è quello di considerare di alloggiare in pensioni o ostelli anziché in hotel, soprattutto se viaggi da solo o con un budget limitato. Ottimo consiglio, Anna. Le pensioni e gli ostelli offrono spesso tariffe più convenienti e la possibilità di incontrare altri viaggiatori. Un'altra opzione è cercare offerte e sconti, John. Molti siti web offrono promozioni speciali o offerte dell'ultimo minuto. Lo terrò a mente, Anna. Vale sempre la pena verificare se ci sono sconti che possono aiutare a ridurre il budget dell'alloggio. Assolutamente, John. Infine, non dimenticate di considerare la posizione dell'alloggio. A volte stare un po' più lontano dal centro della città può farti risparmiare denaro. Questo è un buon punto, Anna. Finché ci sono mezzi di trasporto convenienti, stare un po' fuori città può essere una scelta economica. Esattamente, John. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio tra comfort, budget e posizione. Grazie per aver condiviso questi suggerimenti, Anna. Mi ha dato alcune idee su come pianificare il budget del mio alloggio in modo più efficace. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda che trovare l'alloggio giusto migliora l'esperienza di viaggio complessiva. Apprezzo il tuo consiglio, Anna. Mi assicurerò di considerare tutti questi fattori quando pianificherò il mio prossimo viaggio. Sono sicuro che troverai la sistemazione perfetta con il tuo budget preferito, John. Ti auguro un fantastico viaggio. Grazie, Anna. Non vedo l'ora. Ti farò sapere come vanno le cose. Fino ad allora, abbi cura di te. Lezione 3. Servizi su misura per le aziende. Salve Anna, quando si tratta di servizi alle imprese, pensi che sia fondamentale pagare di più per servizi su misura? Ciao! Assolutamente, John. I servizi su misura possono fornire alle aziende soluzioni personalizzate che soddisfano le loro esigenze specifiche. Ha senso, Anna. Investire in servizi su misura può portare a una migliore efficienza ed efficacia delle operazioni.
Sicuramente, John. I servizi su misura sono progettati per affrontare le sfide e i requisiti unici di ogni azienda. Quindi, quali sono alcuni esempi di servizi su misura di cui le aziende potrebbero beneficiare? Un esempio sono le strategie di marketing personalizzate, John. Adattare le campagne di marketing per indirizzare segmenti di clienti specifici può produrre risultati migliori. Questo è un ottimo esempio, Anna. Consente alle aziende di connettersi con il proprio pubblico di destinazione in modo più efficace. Un altro esempio è lo sviluppo di software personalizzato, John. Le aziende possono disporre di software progettato per semplificare i processi e migliorare la produttività. Un software personalizzato sembra un investimento prezioso, Anna. Può aiutare le aziende a ottimizzare le proprie operazioni e rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza. Assolutamente, John. Anche i servizi di consulenza su misura sono importanti. I consulenti che comprendono le esigenze specifiche di un'azienda possono fornire informazioni e consigli preziosi. Sono d'accordo, Anna. Lavorare con consulenti specializzati nel settore può offrire nuove prospettive e aiutare le aziende a prendere decisioni informate. Inoltre, un servizio clienti su misura è essenziale, John. Fornire supporto e soluzioni personalizzate può aumentare la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti. Questo è un aspetto cruciale, Anna. Le aziende che danno priorità a un eccellente servizio clienti hanno spesso un vantaggio competitivo. Sicuramente, John. Anche i programmi di formazione su misura per i dipendenti sono utili. Una formazione in linea con le competenze e le conoscenze specifiche necessarie in un'azienda può favorire la crescita e lo sviluppo. Vedo il valore della formazione personalizzata, Anna. Aiuta i dipendenti ad acquisire le competenze necessarie per eccellere nei loro ruoli. Assolutamente, John. In definitiva, pagare di più per servizi su misura può portare a vantaggi a lungo termine e a una posizione più forte sul mercato. È chiaro che i servizi su misura offrono vantaggi che possono contribuire al successo delle aziende, Anna. Sì, John. Sebbene possano comportare un costo più elevato, il ritorno sull'investimento spesso giustifica la spesa. Grazie per aver condiviso queste intuizioni, Anna. È importante che le aziende considerino il valore dei servizi su misura nelle loro operazioni. Benvenuto, John. Sono lieto di aver potuto contribuire alla discussione. I servizi su misura possono essere un punto di svolta per le aziende. Apprezzo il tuo contributo, Anna. Mi ha permesso di comprendere più a fondo l'importanza dei servizi su misura. Grazie ancora. Benvenuto, John. Sono sempre qui per condividere conoscenze e intuizioni. Non esitate a contattarci se avete altre domande. Lo farò, Anna. La tua esperienza è inestimabile. Le auguro una buona giornata e ci sentiremo presto. Lezione 3. Disponibilità dei taxi. Ciao Anna, ti sei mai chiesto come capire se è disponibile un taxi? Ciao. Sì, ce l'ho. Un modo per controllarlo è cercare la luce sul tetto dell'auto. Se è accesa, significa che la cabina è disponibile. Questo è un consiglio utile, Anna. È utile sapere come individuare un taxi disponibile, soprattutto nelle zone trafficate. Assolutamente, John. La luce sulla parte superiore del taxi funge da segnale per i potenziali passeggeri.
Ci sono altri cartelli che indicano che è disponibile un taxi per il noleggio? Sì, un altro cartello è un cartello vuoto a noleggio esposto nel finestrino del taxi, John. Ah, capisco. Questo è un altro indicatore visivo che indica che il taxi è pronto a prendere i passeggeri. Esattamente, John. È importante essere attenti e cercare questi segnali quando si ha bisogno di un taxi. Cosa succede se la luce sulla parte superiore dell'auto è spenta o non è visualizzato il cartello a noleggio? In tal caso, in genere significa che il taxi è già occupato o non disponibile, John. Buono a sapersi, Anna. Identificare facilmente i taxi disponibili consente di risparmiare tempo ed evitare confusione. Assolutamente, John. Vale anche la pena notare che alcune città hanno posteggi di taxi designati dove puoi trovare taxi disponibili. Questa è un'informazione utile, Anna. Le fermate dei taxi possono essere comode, specialmente nelle zone affollate. Sì, forniscono una posizione centralizzata in cui i taxi possono attendere i passeggeri, facilitando la ricerca di uno. Ci sono altri consigli che puoi condividere quando si tratta di trovare un taxi disponibile? Un altro consiglio è di tenere d'occhio i taxi con il tassametro acceso, John. Indica che il taxi è pronto per iniziare la tariffa. Ah, non lo sapevo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Questo è un altro modo utile per identificare un taxi disponibile. Benvenuto, John. Sono lieto di aver potuto condividere questi suggerimenti. Possono tornare utili quando hai bisogno di un taxi. Sicuramente, Anna. Essere consapevoli di questi segnali può rendere il processo di prenotazione di un taxi molto più agevole. Sono d'accordo, John. Si tratta solo di essere attenti e sapere cosa cercare. Grazie ancora, Anna. Le tue intuizioni sono state preziose. Ricorderò questi consigli la prossima volta che avrò bisogno di un taxi. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Ricordati di stare al sicuro e di essere prudente quando sali su un taxi. Assolutamente, Anna. La sicurezza è sempre una priorità assoluta. Abbi cura di te e ti parlerò presto. Lezione 4. Le superfici e la loro bellezza. Ciao Anna, hai mai notato come superfici diverse possano essere incredibilmente belle? Ciao. Sì, ce l'ho. Alcune superfici possono avere texture e motivi sorprendenti che sono visivamente accattivanti. Assolutamente, Anna. Che si tratti della levigatezza di un pavimento in marmo lucido o dei dettagli intricati di un tavolo in legno, le superfici possono essere affascinanti. Sono d'accordo, John. Le superfici possono anche variare di colore, il che aumenta il loro fascino estetico. È vero, Anna. Da tonalità vivaci a sfumature tenui, il colore di una superficie può esaltarne notevolmente la bellezza complessiva. E non dimentichiamo le superfici riflettenti, John. Specchi e vetri possono creare incredibili effetti visivi. Sicuramente, Anna. Le riflessioni possono aggiungere un tocco di magia e creare interessanti illusioni. Le superfici possono anche evocare emozioni diverse, John. Ad esempio, un tappeto morbido e soffice può rendere uno spazio accogliente e invitante.
Questo è un ottimo punto, Anna. La consistenza di una superficie può influenzare il modo in cui percepiamo e viviamo un particolare ambiente. Assolutamente, John. Le superfici svolgono un ruolo significativo nel design degli interni e possono influire notevolmente sull'atmosfera di una stanza. Ho anche visto delle incredibili opere di street art dipinte sulle superfici degli edifici, Anna. Può trasformare completamente l'aspetto e l'atmosfera di un quartiere. La street art è un esempio fantastico, John. Dimostra come le superfici possano diventare tele per la creatività e l'espressione di sé. Anzi, Anna. Le superfici possono essere viste come lavagne bianche in attesa del tocco del pennello di un artista o del colpo di scalpello di uno scultore. È affascinante come le superfici possano essere trasformate in opere d'arte, John. Hanno il potere di ispirare e provocare il pensiero. Assolutamente, Anna. Le superfici possono trasmettere storie e messaggi, catturando l'immaginazione di chi le incontra. E non è solo bellezza visiva, John. Le superfici possono anche offrire un piacere tattile, come la levigatezza della seta o la ruvidezza di un muro di pietra. Hai ragione, Anna. Il nostro senso del tatto ci permette di apprezzare le diverse texture e sensazioni che le superfici offrono. Le superfici possono davvero coinvolgere più sensi, John. Contribuiscono alla nostra esperienza sensoriale complessiva del mondo che ci circonda. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Le superfici non sono solo funzionali, possono essere fonte di ispirazione e piacere. Assolutamente, John. Vale la pena dedicare un momento ad apprezzare la bellezza che ci circonda sotto forma di varie superfici. Grazie per aver condiviso queste intuizioni, Anna. Mi ha reso più consapevole dell'impatto che le superfici possono avere sulla nostra vita quotidiana. Benvenuto, John. Sono lieto di aver potuto contribuire alla conversazione. Le superfici racchiudono al loro interno un mondo di bellezza. Apprezzo il tuo punto di vista, Anna. Mi ha dato un nuovo apprezzamento per la complessità e l'estetica delle superfici. Grazie ancora. Benvenuto, John. Sono sempre qui per condividere conoscenze e intuizioni. Non esitate a contattarci se avete altre domande. Lo farò, Anna. La tua esperienza è inestimabile. Le auguro una buona giornata e ci sentiremo presto. Lezione 5. Distrazioni digitali. Ciao Anna, hai notato come le persone siano sempre incollate ai loro schermi, anche al lavoro? Ciao John. Sì, è vero. I dispositivi digitali sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Non è più solo per uso personale. Anche in ambito professionale, le persone sono costantemente distratte dai loro schermi. Assolutamente. Le notifiche costanti e la tentazione di controllare i social media possono essere piuttosto fonte di distrazione. Può essere difficile rimanere concentrati sul lavoro quando ci sono così tante distrazioni digitali intorno a noi. Ecco perché è importante stabilire dei limiti e stabilire abitudini sane per ridurre al minimo le distrazioni. Ho sentito parlare di tecniche come il blocco del tempo, in cui si assegnano fasce orarie specifiche per un lavoro mirato senza interruzioni. Sì, il blocco del tempo può essere efficace per aiutarti a rimanere in pista e completare le attività senza farti distrarre.
Un altro approccio è quello di praticare la disintossicazione digitale, in cui ci si disconnette intenzionalmente dai dispositivi per un determinato periodo. È un'ottima idea. Fare delle pause dagli schermi può aiutare a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliorare il benessere generale. È anche importante creare un ambiente di lavoro favorevole che riduca al minimo le distrazioni. Ad esempio, tenere il telefono in modalità silenziosa o nascosta. Assolutamente. La creazione di uno spazio di lavoro dedicato e l'eliminazione delle distrazioni inutili possono migliorare notevolmente la produttività. Ho anche scoperto che può essere utile utilizzare app per la produttività o estensioni del browser che bloccano determinati siti web durante l'orario di lavoro. Sì, sono disponibili molti strumenti per aiutare a gestire le distrazioni digitali e aumentare la concentrazione e l'efficienza. È una battaglia costante, però. Con il mondo digitale in continua crescita, è importante stare attenti al tempo che trascorriamo davanti allo schermo. Questo è vero, trovare un equilibrio tra l'utilizzo della tecnologia per la produttività e l'evitare distrazioni eccessive è fondamentale. Bene, Anna, grazie per aver condiviso queste intuizioni. Cercherò sicuramente di implementare alcune di queste strategie nella mia routine lavorativa. Benvenuto, John. Spero che ti siano utili. Ricorda, ci vuole tempo e pratica per sviluppare nuove abitudini. Assolutamente, lo terrò a mente. Grazie ancora, Anna. Lezione 6. Fare acquisti in tutto il mondo. Ciao Anna, hai mai notato delle differenze nei negozi di tutto il mondo? Ciao John. Sì, varia da paese a paese, ma ho notato che alcuni articoli sono più comuni in determinati luoghi. Questo è interessante. Mi chiedo se ci siano influenze culturali o regionali sui prodotti disponibili nei negozi. Assolutamente. Ad esempio, in alcuni paesi asiatici troverai un'ampia varietà di tè e rimedi erboristici tradizionali. Ah, questo ha senso. Il tè è profondamente radicato nella loro cultura e ha anche proprietà medicinali. Giusto. In Europa troverai spesso un'ottima selezione di formaggi e pane artigianale nei mercati locali. Oh, adoro il formaggio. Posso immaginare quanto sarebbe delizioso esplorare le diverse varietà in Europa. È il paradiso degli amanti del formaggio. E a proposito di mercati, in molte parti dell'Africa troverete vivaci mercati all'aperto che vendono prodotti freschi e spezie. Sembra incredibile. Posso immaginare i colori e gli aromi che riempiono l'aria in quei mercati. È davvero un'esperienza sensoriale. In alcuni paesi sudamericani troverai prodotti artigianali e tessili unici nei mercati e nei piccoli negozi. L'artigianato può essere un souvenir così bello e significativo. È bello vedere l'artigianato conservato in culture diverse. Sicuramente. E in Nord America troverai grandi supermercati con una vasta gamma di prodotti, compresi cibi internazionali. Sì, la diversità del Nord America consente una grande varietà di opzioni alimentari provenienti da culture diverse. È affascinante vedere come le esperienze di acquisto possano differire in tutto il mondo, riflettendo le usanze e le tradizioni locali. Assolutamente. Esplorare negozi e mercati locali quando si viaggia può dare un'occhiata alla cultura di un luogo.
È una delle gioie del viaggiare. Puoi immergerti nelle esperienze di acquisto uniche di diversi paesi. Bene, Anna, grazie per aver condiviso queste intuizioni. È stimolante pensare alle diverse esperienze di acquisto in tutto il mondo. Benvenuto, John. È sempre interessante conoscere culture diverse attraverso attività quotidiane come lo shopping. Infatti, amplia le nostre prospettive e ci ricorda la bellezza del nostro mondo variegato. Ti auguro una buona giornata, Anna. Lezione 7. Trasformazioni dei capelli. Ciao Anna, hai mai pensato di cambiare il colore dei tuoi capelli? Ho sentito che può essere un modo divertente per cambiare look. Ciao John. Sì, ci ho pensato. È interessante come un semplice cambiamento nel colore dei capelli possa fare una grande differenza nell'aspetto. Assolutamente. Avete mai pensato di provare i momenti salienti? Possono aggiungere dimensione e profondità ai tuoi capelli. È un'ottima idea. I riflessi possono conferire un effetto naturale baciato dal sole e migliorare l'aspetto generale. E non devi fare un cambiamento drastico. I punti salienti sottili possono comunque fare una notevole differenza. Questo è vero, è sempre bene iniziare con un cambiamento più sottile se non si è sicuri di una trasformazione drammatica. Un'altra opzione da considerare sono le luci basse. Implicano l'aggiunta di tonalità più scure per creare contrasto e profondità. Ah, non avevo pensato alle luci basse. Sembra un ottimo modo per aggiungere ricchezza e consistenza ai capelli. Sicuramente. Può essere una buona opzione, soprattutto se vuoi aggiungere profondità ai capelli di colore più chiaro. Parlando di colori più chiari, hai mai pensato di provare un colore di capelli completamente diverso, come diventare biondi o rossi? Non proprio. Mi sento più a mio agio con il mio colore naturale di capelli. Ma ho visto delle incredibili trasformazioni con colori audaci. È vero, i colori audaci possono fare una dichiarazione e mostrare la tua personalità, ma è importante trovare una tonalità che si adatti al tono della pelle. Questo è un buon punto. È essenziale considerare fattori come il tono della pelle e il colore degli occhi nella scelta del colore dei capelli. Assolutamente. La consulenza di un parrucchiere professionista può anche aiutarti a trovare il colore perfetto per te. Ho sentito che alcune persone optano persino per colorazioni temporanee per capelli, come gessetti per capelli o tinture lavabili, per sperimentare senza un impegno a lungo termine. Sì, i colori temporanei possono essere un modo divertente per provare diverse tonalità senza la permanenza. È come testare le acque. Bene, Anna, grazie per aver condiviso queste idee. Ha suscitato il mio interesse per le trasformazioni dei capelli. Forse prenderò in considerazione l'idea di provare io stesso i momenti salienti. Benvenuto, John. È sempre emozionante scoprire nuovi look. Sono sicuro che qualunque cosa tu scelga, ti si addice bene. È gentile da parte tua dirlo, Anna. Apprezzo l'incoraggiamento. Vi auguro una fantastica giornata. Lezione 8. Organizzazione del negozio di alimentari. Ciao Anna, hai mai notato come i negozi di alimentari organizzano i loro prodotti? È interessante vedere dove sono collocati i diversi oggetti. Ciao John. Sì, è affascinante. Ho notato che alcuni oggetti, come le carote, si trovano spesso nel corridoio centrale.
Questo è vero, le carote sono di solito al centro perché sono un ortaggio comunemente usato e si trovano in molti piatti. Esattamente. E a proposito di corridoi, avete notato anche che spesso i pomodori vengono messi alla fine di un corridoio? Sì, i pomodori sono spesso esposti in modo ben visibile alla fine di un corridoio per attirare l'attenzione degli acquirenti. Sono popolari e versatili. È una strategia intelligente collocarli lì. Rende più facile per gli acquirenti trovarli e incoraggia gli acquisti impulsivi. Sicuramente. La disposizione di un negozio di alimentari può influenzare le nostre decisioni di acquisto. Ecco perché alcuni prodotti sono posizionati strategicamente. Assolutamente. Troverai spesso articoli essenziali come latte e uova collocati sul retro del negozio in modo da dover attraversare altri corridoi. Sì, si chiamano prodotti di riferimento perché ti costringono a navigare nel negozio e potenzialmente a scoprire altri articoli lungo il percorso. E hai mai notato che gli snack più sani tendono ad essere posizionati all'altezza degli occhi, mentre le opzioni meno nutrienti si trovano spesso sugli scaffali più bassi o più alti? Sì, è un modo per influenzare le scelte dei consumatori e promuovere opzioni più salutari. È necessario un po' più di impegno per trovare gli snack meno salutari. Penso che sia importante essere consapevoli di queste tattiche e fare scelte consapevoli durante gli acquisti. Assolutamente. È utile leggere le etichette e prendere decisioni informate su ciò che mettiamo nei nostri carrelli. Sicuramente. Comprendendo come i negozi organizzano i loro prodotti, possiamo diventare acquirenti più attenti. Questo è vero, si tratta di essere consapevoli e di fare scelte in linea con le nostre preferenze e i nostri valori. Lezione 9. Attività all'aperto. Ciao Anna, hai esplorato la zona circostante? Abbiamo un bellissimo parco nelle vicinanze, perfetto per fare jogging e attività all'aperto. Ciao John. Sembra incredibile. Adoro passare il tempo all'aperto. È rinfrescante essere circondati dalla natura. Assolutamente. Il parco ha percorsi ben curati per fare jogging e ci sono anche spazi aperti per picnic e relax. È meraviglioso. È bello avere un posto dove poter godere di diverse attività e rilassarsi dalla frenetica vita cittadina. Sì, è una fuga pacifica dal trambusto. Inoltre, il parco offre splendidi paesaggi e la possibilità di entrare in contatto con la natura. Trovo che stare nella natura possa avere un effetto calmante sulla mente e sul corpo. È un ottimo modo per ridurre lo stress e ricaricarsi. Sicuramente. E il parco ha anche varie strutture sportive come campi da tennis e campi da basket, così puoi praticare sport di squadra o praticare le tue abilità. Questo è fantastico. Offre opportunità per attività individuali e di gruppo. Sembra un posto per tutti. Assolutamente. Ce n'è per tutti i gusti, sia che vi piaccia fare jogging, fare sport o semplicemente fare una piacevole passeggiata. È bello avere delle opzioni. Sono sicuro che il parco attira persone di tutte le età e interessi. Sì, è un luogo di ritrovo per la comunità. Spesso puoi vedere famiglie che fanno picnic, amici che giocano a frisbee o persone che portano a spasso i loro cani. Sembra adorabile. È un ottimo posto per socializzare e incontrare nuove persone che condividono interessi simili. Infatti,
È un'ottima opportunità per entrare in contatto con gli altri e creare un senso di comunità. Sono entusiasta di dare un'occhiata al parco. Sembra il posto perfetto per godersi la vita all'aria aperta e rimanere attivi. Sono sicuro che ti piacerà, Anna. È una gemma nascosta nel nostro quartiere. Divertiti esplorando il parco. Grazie, John. Non vedo l'ora di scoprire tutto ciò che il parco ha da offrire. Ti auguro una splendida giornata. Anche tu, Anna. Goditi il tuo tempo nella natura e sfrutta al massimo le tue avventure all'aria aperta. Lezione 10. Rinfreschi salutari. Ciao Anna, ho trovato un nuovo juice bar in città. Hanno un'ampia varietà di succhi deliziosi e salutari. Non vedo l'ora di provarli. Ciao John. Sembra fantastico. Adoro i succhi di frutta freschi. Sono un ottimo modo per rimanere idratati e assumere nutrienti essenziali. Assolutamente. I succhi sono ricchi di vitamine e minerali. Possono essere un'alternativa rinfrescante e nutriente alle bevande zuccherate. Sono completamente d'accordo. È importante scegliere bevande che nutrano il nostro corpo piuttosto che contribuire alle calorie vuote. Sicuramente. Inoltre, con la varietà di frutta e verdura disponibili, ci sono infinite combinazioni di sapori da esplorare. Questa è la bellezza dei succhi di frutta. Puoi mescolare diversi ingredienti per creare miscele uniche e gustose. E il juice bar che ho citato offre anche frullati a base di frutta fresca e yogurt. Sono un'ottima opzione per uno spuntino veloce e abbondante. I frullati sono meravigliosi. Forniscono un buon equilibrio di frutta, proteine e grassi sani. Possono mantenerti soddisfatto più a lungo. Esattamente. Sono un modo conveniente per incorporare più frutta e verdura nella dieta. Non vedo l'ora di dare un'occhiata al juice bar. Sembra il posto perfetto per gustare una bevanda rinfrescante e nutriente. Ti piacerà, Anna. Hanno anche un'accogliente area salotto dove puoi rilassarti e goderti un drink. È un bel tocco. Crea un'atmosfera accogliente in cui i clienti possono rilassarsi e socializzare. Sì, è un ottimo posto per incontrarsi con gli amici o anche per trascorrere un momento di tranquillità per se stessi. Non vedo l'ora di provare i loro succhi e magari scoprire nuove combinazioni di sapori. Sono sicuro che troverai qualcosa che ti piacerà. È sempre divertente sperimentare diversi tipi di frutta e verdura. Grazie per aver condiviso questa scoperta, John. È sempre bello scoprire nuovi luoghi che promuovono scelte salutari. Benvenuta, Anna. Sono felice che tu ne sia entusiasta. Goditi la tua visita al juice bar e assapora quei sapori rinfrescanti. Lezione 11. Degustazione di vini. Ciao Anna, sei mai stata a un evento di degustazione di vini? Ho sentito che hanno un'ottima selezione di vini rossi e bianchi. Ciao John. No, non l'ho fatto, ma sembra un'ottima idea. Ho sempre voluto saperne di più sui diversi tipi di vini. Le degustazioni di vini sono un modo fantastico per esplorare e apprezzare i sapori e le caratteristiche di vari vini. Sembra intrigante.
Ci saranno esperti a guidare la degustazione o si tratta più di un'esperienza autoguidata? Di solito, ci sono sommelier o membri del personale esperto che forniscono informazioni su ogni vino e offrono una guida durante la degustazione. Questo è utile. È sempre bene avere qualcuno esperto che spieghi le sfumature e risponda a qualsiasi domanda. Assolutamente. Possono fornire informazioni sul processo di vinificazione, sulle regioni da cui provengono i vini e persino suggerire abbinamenti gastronomici. Trovo affascinante l'arte di abbinare vino e cibo. Può migliorare l'esperienza culinaria e far risaltare i migliori sapori. Sicuramente. La giusta combinazione di vino e cibo può creare un equilibrio armonioso ed elevare il gusto generale. Sono curioso, ci sono etichette o rituali specifici associati alla degustazione di vini? Sì, ci sono alcune linee guida generali da seguire. Ad esempio, è consuetudine tenere il bicchiere da vino per lo stelo per evitare di scaldarlo con la mano. Questo ha senso. La temperatura può influire sul gusto del vino, quindi è importante mantenere la temperatura di servizio ideale. Esattamente. Si consiglia inoltre di far roteare delicatamente il vino nel bicchiere per sprigionare i suoi aromi prima di berne un sorso. Ah, ho visto persone farlo. Aiuta a catturare l'intera gamma di profumi e sapori del vino. Precisamente. E durante la degustazione, è normale berne piccoli sorsi, permettendo al vino di avvolgere il palato e di assaporarne le diverse note. Posso immaginare come questo possa aiutare ad apprezzare la complessità e le caratteristiche di ogni vino. È una bellissima esperienza, Anna. Il mondo del vino ha molto da offrire e le degustazioni sono un ottimo modo per esplorare e ampliare le proprie conoscenze. Sono entusiasta di provarlo. Sembra una meravigliosa opportunità per imparare e scoprire nuovi vini preferiti. Sono sicuro che ti piacerà. Le degustazioni di vini possono essere sia educative che divertenti. Grazie per aver ampliato i nostri orizzonti vinicoli. Lezione 12. Mostra d'arte. Ciao Anna, c'è una mostra d'arte in centro. Penso che apprezzeresti se ti piace l'arte contemporanea. Ciao John. Sembra intrigante. Mi piace esplorare diverse forme d'arte. Farò del mio meglio per arrivare alla mostra. È bello sentirlo, Anna. Le mostre d'arte sono fantastiche opportunità per immergersi nella creatività e lasciarsi ispirare. Assolutamente. Trovo che l'arte sia una potente espressione di emozioni e idee. È affascinante vedere come gli artisti interpretano il mondo. Infatti, questa mostra presenta opere di artisti affermati ed emergenti. Sono entusiasta di vedere cosa hanno da offrire. È sempre interessante assistere all'evoluzione degli stili artistici e scoprire nuovi talenti. Sicuramente. La diversità delle opere d'arte ci consente di sperimentare varie prospettive e di affrontare temi diversi. Sono curioso, ci sono tipi specifici di arte esposti in questa mostra o si tratta di un mix di mezzi espressivi? È un mix, Anna. Ci sono dipinti, sculture, installazioni e persino alcune opere d'arte digitali. È meraviglioso.
Offre un'esperienza completa e fa appello a una vasta gamma di preferenze artistiche. Assolutamente. La mostra offre anche l'opportunità di interagire con gli artisti e conoscere il loro processo creativo. Incontrare gli artisti dietro le opere aggiunge un altro livello di apprezzamento e comprensione. Lo fa. Puoi ottenere informazioni sulle loro ispirazioni, sulle tecniche e sui messaggi che mirano a trasmettere. Trovo sempre affascinante ascoltare le storie dietro le opere d'arte. Approfondisce il legame con i pezzi. Sono lieto che tu condivida lo stesso sentimento, Anna. È arricchente interagire con l'arte a livello personale ed emotivo. Assolutamente, John. L'arte sa evocare emozioni e innescare conversazioni significative. Questo è il bello. Può superare le barriere linguistiche e creare connessioni tra persone di diversa estrazione. Non potrei essere più d'accordo, John. L'arte è un linguaggio universale che unisce le persone. Ben detto, Anna. Spero che tu possa venire alla mostra e vivere una meravigliosa esperienza esplorando il mondo dell'arte contemporanea. Lezione 13. Routine di fitness. Ciao Anna, ultimamente ho provato alcuni nuovi allenamenti e sono piuttosto efficaci. Ci proverò se sei interessato. Ciao John. Sembra fantastico. Sono sempre alla ricerca di modi per mantenermi in forma e in salute. Quante volte alla settimana pensi che dovrei fare questi allenamenti? Dipende dal tuo livello di forma fisica e dal tuo programma, ma iniziare da 3 a 4 volte a settimana è un buon obiettivo. Sembra fattibile. La coerenza è fondamentale quando si tratta di routine di fitness. Mi assicurerò di dargli la priorità. Assolutamente. L'esercizio fisico regolare non solo migliora la salute fisica ma migliora anche il benessere mentale. Ho sentito dire che l'esercizio fisico può aumentare l'umore e ridurre lo stress. È incredibile quanto siano interconnessi la nostra mente e il nostro corpo. Esatto, Anna. L'attività fisica rilascia endorfine, che sono elevatori naturali dell'umore. Questo è affascinante. Quindi, questi nuovi allenamenti che hai citato, che tipo di esercizi sono coinvolti? Gli allenamenti che ho fatto combinano allenamento della forza, esercizi cardio e alcuni lavori di flessibilità. Sembra una routine a tutto tondo. L'allenamento di forza costruisce i muscoli, il cardio migliora la resistenza e la flessibilità migliora la mobilità. Esattamente. Un approccio equilibrato aiuta a indirizzare diversi aspetti del fitness e mantiene gli allenamenti coinvolgenti. Apprezzo questa varietà. Previene la noia e mi permette di sfidare il mio corpo in diversi modi. Assolutamente. È importante continuare a sforzarsi e aumentare gradualmente l'intensità man mano che il livello di forma fisica migliora. Lo terrò a mente. È essenziale ascoltare il mio corpo e apportare le modifiche di conseguenza. Perfetto, Anna. Prestare attenzione a come si sente il proprio corpo e adattare gli allenamenti di conseguenza è fondamentale per il successo a lungo termine. Sono entusiasta di incorporare questi nuovi allenamenti nella mia routine. È sempre piacevole provare qualcosa di nuovo. Sono felice di sentirlo. Ricordati di riscaldarti prima di ogni sessione e di rinfrescarti dopo per evitare lesioni.
Buon punto. Lo stretching e le adeguate routine di riscaldamento e raffreddamento sono essenziali per la prevenzione degli infortuni. Assolutamente. E non dimenticare di rimanere idratato durante gli allenamenti. È importante alimentare correttamente il corpo. L'idratazione è fondamentale. Mi assicurerò di tenere una bottiglia d'acqua a portata di mano e di bere molti liquidi durante gli allenamenti. Questo è lo spirito, Anna. Rimani impegnato, resta idratato e goditi il viaggio verso una persona più in forma e più sana. Grazie per la guida, John. Ecco una nuova routine di fitness e i cambiamenti positivi che porterà. Facciamolo! Salute, Anna. Credo in te. Accetta la sfida, resta coerente e goditi i benefici di uno stile di vita attivo. Lezione 14. Rischi della catena di fornitura. Ciao Anna, hai mai pensato a come le aziende gestiscono i rischi della catena di approvvigionamento? È sicuramente un aspetto importante da considerare. Ciao John. Assolutamente sì, i rischi della catena di approvvigionamento possono avere un impatto significativo sulle operazioni e sulla redditività di un'azienda. Come gestiscono questi rischi? Bene, le aziende utilizzano varie strategie per mitigare i rischi della catena di approvvigionamento. Un approccio comune è la diversificazione dei fornitori. Questo ha senso. Affidarsi a un unico fornitore può essere rischioso, soprattutto in caso di interruzione delle loro operazioni. Esattamente. Collaborando con più fornitori, le aziende possono ridurre al minimo l'impatto di eventuali interruzioni e garantire un flusso costante di materiali o prodotti. È una strategia intelligente. Fornisce una rete di sicurezza e riduce la vulnerabilità a eventi imprevisti. Un altro modo in cui le aziende gestiscono i rischi della catena di approvvigionamento è l'implementazione di solidi sistemi di monitoraggio e tracciamento. I sistemi di monitoraggio e tracciamento li aiutano a rimanere informati sullo stato del loro inventario e a identificare eventuali problemi. Assolutamente. I dati in tempo reale consentono alle aziende di rispondere rapidamente alle interruzioni e trovare soluzioni alternative. È fondamentale avere visibilità sulla catena di fornitura. In questo modo, le aziende possono prendere decisioni informate e intraprendere le azioni necessarie. Oltre al monitoraggio, le aziende si impegnano anche nella valutazione proattiva del rischio e nella pianificazione delle contingenze. Quindi, anticipano i rischi potenziali e sviluppano piani per mitigarli in anticipo? Sì, esattamente. Identificando i rischi potenziali e predisponendo piani di emergenza, le aziende possono rispondere rapidamente e minimizzare l'impatto. Questo è un approccio proattivo. Dimostra quanto sia importante essere preparati agli imprevisti. Un altro aspetto è la costruzione di solide relazioni con i fornitori. La comunicazione aperta e la collaborazione sono fondamentali. Promuovendo relazioni solide, le aziende possono collaborare con i propri fornitori per affrontare le sfide e trovare soluzioni. Assolutamente. È una partnership in cui entrambe le parti hanno interesse a garantire una catena di fornitura regolare e affidabile. Posso vedere come la collaborazione possa portare a una catena di fornitura più resiliente e agile. Infatti. Infine, le aziende spesso investono in coperture assicurative per proteggersi da potenziali perdite finanziarie dovute a interruzioni della catena di approvvigionamento.
L'assicurazione fornisce un ulteriore livello di sicurezza e aiuta le aziende a riprendersi in caso di eventi avversi. Esattamente. Si tratta di gestire i rischi, ridurre al minimo le interruzioni e garantire il flusso regolare di beni o servizi. Apprezzo le intuizioni, John. È affascinante conoscere le strategie utilizzate dalle aziende per gestire i rischi della catena di approvvigionamento. Sono felice che tu lo trovi interessante, Anna. La gestione della catena di fornitura è un aspetto complesso ma cruciale della gestione di un'azienda di successo. Assolutamente. Sottolinea l'importanza di essere proattivi, adattabili e di disporre di piani di emergenza. Ben detto, Anna. Come si suol dire, spera per il meglio, ma preparati per il peggio. Si tratta solo di essere preparati e resilienti. Sicuramente, John. Grazie per aver fatto luce su questo argomento. È una conoscenza preziosa per chiunque sia interessato al business e alle operazioni. Benvenuta, Anna. È stato un piacere parlarne con te. Continuiamo a esplorare e imparare insieme. Lezione 15. Prezzi e condizioni della partnership. Salve Anna, penso che sia il momento di discutere i prezzi e le condizioni della nostra nuova partnership. È un aspetto importante della nostra collaborazione. Ciao John. Assolutamente sì, stabilire i prezzi e le condizioni corretti è fondamentale per una partnership di successo. Immergiamoci nel merito. Per iniziare, dobbiamo considerare il valore che la nostra partnership apporta a entrambe le parti. Dovremmo mirare a un accordo equo e reciprocamente vantaggioso. Concordato. È importante trovare un equilibrio in cui entrambe le parti ritengano di ottenere un accordo equo e siano incentivate a contribuire. Dovremmo anche tenere conto delle condizioni di mercato e dei prezzi competitivi. È essenziale essere competitivi garantendo al contempo la redditività. Questo è un buon punto. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che offrono i nostri concorrenti e posizionarci di conseguenza. Esattamente. È importante differenziarci e fornire un valore unico ai nostri clienti. In termini di pagamento, cosa pensi che funzionerebbe meglio per entrambe le parti? Potremmo prendere in considerazione opzioni di pagamento flessibili, come piani rateali o termini di pagamento netti, per soddisfare esigenze diverse. Sembra ragionevole. La flessibilità nei termini di pagamento può aiutarci ad attirare più clienti e a costruire relazioni a lungo termine. Inoltre, dovremmo discutere di eventuali sconti o incentivi che possiamo offrire per incoraggiare ordini più grandi o ripetere gli affari. Offrire sconti o incentivi può essere una strategia efficace per incrementare le vendite e promuovere la fidelizzazione dei clienti. Assolutamente. Vale anche la pena considerare i prezzi in base al volume, in base ai quali i clienti possono usufruire di prezzi più bassi per quantità maggiori. I prezzi basati sul volume possono essere un modo efficace per incentivare i clienti ad aumentare le dimensioni degli ordini. Dovremmo inoltre delineare eventuali termini specifici relativi alla consegna del prodotto, come i tempi di consegna e le responsabilità di spedizione. Termini di consegna chiari e concordati sono fondamentali per garantire operazioni senza intoppi e la soddisfazione del cliente. E non dimentichiamo le politiche di garanzia e restituzione. È importante stabilire linee guida eque e trasparenti. Le politiche di garanzia e restituzione offrono ai clienti fiducia e sicurezza nei loro acquisti.
Infine, dovremmo disporre di un meccanismo per rivedere e adeguare periodicamente i nostri prezzi e condizioni in base ai cambiamenti del mercato. Le revisioni regolari ci consentono di rimanere competitivi e adattarci all'evoluzione delle esigenze dei clienti e delle dinamiche di mercato. Esattamente. È importante essere agili e reattivi per garantire la longevità e il successo della nostra partnership. Apprezzo la tua premura, John. È chiaro che prezzi e condizioni svolgono un ruolo significativo nel successo della nostra partnership. Grazie, Anna. È essenziale avere discussioni aperte e costruttive per stabilire una solida base per la nostra collaborazione. Non potrei essere più d'accordo. Sono sicuro che con un'attenta considerazione e comprensione reciproca possiamo creare una partnership vantaggiosa per tutti. Assolutamente, Anna. Continuiamo a lavorare insieme per definire i prezzi e le condizioni a vantaggio di entrambe le nostre organizzazioni.